Mi dice il suo nome e il suo cognome? Scarpa Antonio. Quando è nato? 2926. E dove è nato? Frazione Pioppi, frazione Pollica. E ha vissuto sempre qui? Sì, sono stato sempre qui. Che lavoro ha fatto? Io ho fatto il costruttore, muratore, Per quanto tempo ha fatto il per circa 70 anni. E che cosa faceva quando faceva il costruttore? Ho fatto delle costruzioni dei fabbricati, grandi fabbricati, insomma, Pioppi l'ho costruito tutto. Ha lavorato quindi sempre in Cilento? Sì, sempre qui, insomma, tutto il comune comunque. È stato sotto di me perché era la prima impresa del comune di Pollica. A che età ha iniziato a lavorare? Incominciai a lavorare all'età dei 16 anni. E ha continuato per... Ho continuato fino al 2008. Quante volte al giorno lei mangia? Faccio la colazione la mattina perché mi devo prendere delle compresse, mangio a mezzogiorno e poi ceno la sera. Basta, 3 volte al giorno, basta. Se c'è il bicchiere di vino lo bevo sempre perché l'ho sempre bevuto da quando ero piccolo. Insomma, altri alcoli, altre cose, sono stato sempre lontano perché non potevo farlo perché il mio mestiere era di responsabilità e preoccupazione. Insomma, allora io mi sono limitato sempre all'alcol e alle cose. Il bicchiere di vino l'ho sempre bevuto, ma basta. Sempre sensibile nella mia vita. Che vino beve? Bianco, rosso? No, sempre rosso, vino bianco, insomma qualche volta proprio ci trovavamo in occasione di amici, insomma così, c'era il vino bianco, si beveva il vino bianco perché non poteva chiedere insomma, altre cose, perché sono stato sempre una persona modesta, insomma. Quando fa oggi la prima colazione, che cosa mangia a colazione? A colazione la mattina, qualche volta un po' di dolce, insomma biscotti, insomma così, insomma fette biscottate, insomma, oppure delle volte quando ero più piccolo mangiavo insomma del pane con la pomodoro sopra, insomma si mangiava genuino, ecco, proprio si mangiava con il senso naturale perché era tutta roba che ce la facevamo noi. E beve qualcosa vicino a questi biscotti, alle fette biscottate? La mattina non ci bevo niente, acqua, basta. Prendo una goccia di caffè, non appena mi alzo, prima un bicchiere di acqua, poi una goccia di caffè, insomma così, poi faccio la colazione e acqua, basta. E a pranzo invece? A pranzo mangio il primo, il secondo, insomma, il secondo giorno, una volta verdura, una volta un'altra cosa, insomma, si fa sempre queste solite cose, insomma, pasta asciutta, insomma, tutto misto, insomma, roba naturale nostra che ancora io faccio la roba naturale nostra proprio direttamente. Lei coltiva quindi, c'ha un orto? Sì, io mi coltivo un po' di orto, mi coltivo insomma delle cose, che sono in vacanza, insomma, c'è mio figlio che mi aiuta. Quando parliamo del pasto di mezzogiorno, no? Lei mangia anche i legumi, mangia le verdure, quali sono i piatti? Ma il giorno si mangia verdura, quando il pesce, per secondo un po' di pesce, oppure dalle volte un po' di carne, insomma, 2 o 3 volte alla settimana, insomma, così si fa, ogni giorno si cambia il cibo. Non si mangia continuo quelle cose. Se oggi si mangia verdura, domani si fa la pasta, insomma. Dopodomani per esempio si fa un po' di pesce in un altro modo, insomma la fettina di carne si fa insomma arrostita, insomma è sempre insomma, di continuo a cambiare. E che tipo di carne mangia? Maggiormente mangio carne di pollo perché la alleviamo noi. Un po' di carne di maiale che l'allevamo noi, non è lo stesso, è tutta roba che l'alleviamo direttamente noi. Per lei ha sempre allevato il maiale, è una cosa che ha fatto? Sì, insomma io da piccolo l'abbiamo sempre allevato il maiale, da quando ero piccolo, insomma, perché eravamo in campagna, insomma, tenevamo tutto il bene di Dio, insomma.
non ci mancava niente, perciò vi ho detto che in 42 insomma io non abbiamo visto la fame, ecco. E poi il 46 sono partito per militare, insomma, ma non l'ho fatto in militare perché la raccomandazione porta per ritornare a casa, perché teneva mio padre e mia madre che erano già vecchi, insomma. Che cosa mangia, ad esempio, nei giorni di festa? Giorno di festa, adesso si mangia sempre diverso il giorno di festa, perché si mangia il antipasto, si mangia il primo, poi si mangia il secondo, poi la fettina di dolci, la frutta, insomma c'è tutta questa roba insomma, che si cambia poi dal giorno feriale. E la sera invece? La sera poi si fa sempre qualche cosina, un po' di pastina, insomma, in brodo, insomma, quando si fa qualche altra cosa, un po' di verdura, di broccoletti di campagna, lo stesso, insomma, queste cose si fa. Si cambia lo stesso pure la sera, insomma. Lei come trascorre una sua giornata oggi? Prima, ripeto, era la mia giornata di attività, insomma, una cosa. Adesso la mia giornata me la passo, che me ne vado poi, perché io a dormire so a Pioppi proprio direttamente, però tengo un bel giardino che poi ci ho fatto dei fabbricati ai miei figli. Stavo lì e me ne vado lì al giorno, mi spasso un po', faccio una cosa, un po' ne faccio un'altra, e insomma mi diverto insomma, a passare il tempo. Lei ha mai fatto sport, per esempio, oppure passeggiate? No, non mi è mai piaciuto perché parte prima non ho avuto mai il tempo di farlo e poi non sono stato mai avanti di girare, di fare, insomma. A tenere degli amici mi è stato sempre gradito, perché io sono stato in mezzo a loro, qui a Pioppi mi vogliono ancora tutti bene, insomma. Poi io ho fatto per circa 30 anni l'organizzatore della festa del Carmelo il 16 luglio da solo. Teneva degli amici con me, però era io al prete, insomma, che abbiamo fatto queste cose. Ora mi sono levato da mezzo perché la mia età, insomma, non è che non sono ancora, fosse stata ancora disponibile di farlo, perché sentimentalmente ancora ci sono. Però i miei figli, insomma, non sono stato bene, insomma, cose eccetera. Allora dice papà, vai tu, scegli tu. E allora ho scelto così, insomma. Secondo lei è cambiata Pioppi in questi anni o è rimasta uguale? Pioppi, nei tempi della mia gioventù, c'erano poche gente, cioè c'erano i fabbrici, ma si viveva in campagna maggiormente tutti. Adesso invece dal 50, insomma così, si è costruito Pioppi e maggiormente stanno tutti in paese. Si è cambiato sentimentalmente di tutto, si è cambiato come abitudine di paese che era prima e come a familiare che oggi non c'è più. Oggi la famiglia non c'è più. Insomma, io vecchio, che mi posso dire che sono vecchio, insomma, non mi trovo non è per offendere ai giovani, insomma, ma si è cambiato tutto direttamente, insomma, e noi ci troviamo un po' in difficoltà. Qual è il suo piatto preferito? Il piatto preferito, vi dico la verità, per me non c'è scelta, per me sono tutti uguali. Se trovo la pasta asciutta mangio la pasta asciutta, se trovo la verdura mangio la verdura, se trovo pasta fagioli mangio pasta fagioli, insomma i pranzi per me sono uguali. Non c'è differenza. E c'è qualcosa che le ricorda invece che faceva sua madre? La mia madre e anche mia moglie, che non c'è più, facevamo tutta roba di casa, insomma, la pasta in casa, i gnocchi, tutte le cose, si facevano delle polpette, insomma, fatte in casa che erano più preferite di quelle che si vendono.
Insomma, adesso le fa lo stesso, tengo mia nuora, insomma, che le fa lo stesso, insomma, questi particolari, queste cose, insomma, ma fin quando che c'è stata pure mia moglie, insomma, perché mia moglie poi mi ha accuditi, insomma, i genitori, mi ha accuditi mio fratello, insomma, mia moglie mi ha fatto veramente troppo, ora non c'è più perché... E in che cosa erano diverse le polpette? Tutto, era tutto diverso come si mangia oggi, perché si mangia tutte roba di artificiali, insomma, di tutte roba che... Insomma, ogni cosa si cerca dei conservanti delle cose e a me sta roba non mi va. Ma c'è un piatto tipico di Pioppi? Che mi ricordo io da ragazzo, insomma, una cosa, qui mi sembra che ve l'ho detto già, c'era una massa, l'orgoglio di Pioppi e il frutto di Pioppi era il pesce. Qui alla mattina si arrivavano delle barche che erano qui, delle giangiole, diciamo noi, c'erano pesci di tutte qualità. Insomma, si viveva benissimo e con la qualità dei pesci si è ingrandito Pioppi. Perché non è che si è ingrandito con i fitti di casa e cose eccetera, si è ingrandito con il mare, perché il mare fruttava prima, ma fruttava veramente bello, c'erano la gente che lavoravano, adesso non vuole lavorare più nessuno. Come si cucinava questo pesce che veniva pescato? Sì, si faceva di tutti i colori, si faceva arrostito, si faceva fritto, si faceva la pizzaiola, si faceva di tante qualità, insomma che poi io lo mangiavo a casa ma mica chiedeva come l'hai fatto, come l'hai fatto a mia moglie, a mia madre, insomma. Si mangiava così e basta, perché si cucinava regolarmente, veramente si cucinava con un sapore, perché si condiva con l'olio di olive nostre. Insomma, era tutto, insomma, la salsa, diciamo, la salsa per la pasta asciutta si faceva con i pomodori nostre, belle, rosse, che ancora così le faccio, ancora così le faccio. Perciò dico, oggi è cambiato, no, per me non è cambiato niente, perché lo faccio tale e qua, ma per gli altri, perché poi tengo un boccio di amici, un boccio di cose, dice come si mangiava, perché poi molti amici che venivano a casa mia, insomma, e dice come si mangiava prima non c'è più. Non c'è più, il sapore che si mangiava non c'è più, dico non è colpa nostra. Quali pesci si pescavano? Maggiormente c'è la massa dei pesci erano delle alici, i sarde, chiamatelo le sarde pure, insomma, una volta, insomma, ma la massa maggiormente era quella. E poi c'erano altri pesci che pigliavano i pescarecci, saure, vope, insomma, tutte queste qualità, pesce spada, pesce, insomma, c'erano. Lei conosce la dieta mediterranea? La dieta mediterranea era bellissima quando la incominciammo a fare. Quanto tempo fa? Sono stato 30 anni, sono 30 anni e più qualche cosa che la incominciammo a fare. E eravamo tutti quanti uniti. Là allora si tagliava alici che pescavano qua, l'olio per friggere lo facevamo noi, il vino lo facevamo noi, il pane si faceva in famiglie, e insomma allora era tutto gratis, senza pagare niente, perché i pescatori non si pagavano, i pesci, il vino non si pagava perché si portava regalato, insomma perché si faceva quella festa perché era bello. Perché ci riunivamo tutti, poi venivano dagli altri paesi, venivano da cose, c'era una folla bellissima, insomma, e ci divertivamo quei 2 o 3 giorni, insomma, era bellissimo. Adesso si fa, ma non è più la sagra del pesce. Modestamente, non è che io voglio offendere a nessuno, ma il pesce non è più quello. Insomma, il vino non è più quello. Perché il vino, ancora si beve il vino delle cartelle, io invece me lo faccio ancora, me lo compro, me lo faccio io, se no me lo vado a comprare dove è che effettivamente lo fa.
che lo vedo, lo so, ma se no io ne faccio pure almeno. Se devo bere il vino delle cartelle non mi conviene. Qual è il segreto per vivere a lungo e stare bene in salute? Io penso che per vivere a lungo sarà un dono di natura. Penso io, perché Dio forse ha detto che dovrebbe stare così, insomma. E poi penso anche al mangiare. E l'uso più pesante è degli alcoli e delle cose, insomma, che quelli sono sicuramente che fanno male. Io vi dico che fumava quando ero giovane, perfino al 62, ma non era un grande fumatore, non era, insomma, fumava forse più che un ossigeno, ma non un ossigeno, era un biglio sporco. Il 62 ero un amico con un dottore che erano coetanei degli età, avevamo studiato assieme, avevamo fatto, insomma, le cose, erano fratelli, si può dire, ma non era proprio, insomma, no. E mi disse stasera, a me mi bruciava un po' lo stomaco. Allora mi dice, vieni a casa, dice, perché ti devo dare delle compresse. E dico, ma perché? E dice, tu mi vuoi far morire? A scherzo con lui, no? Perché, allora lui no, mi mandò da un dottore a Salerno a farmi delle radiografie, no? E lui mi dice, senti, fumi? Dico, ma perché? Dico, dottor, questo mi fa male. Beh, dice, un po' non ti fa... No, niente, dico, non vi preoccupare. Dico che io, le sigarette, eccole qua, non le tocco più. E non ho toccato più una sigaretta. Preciso. E mi sono sentito bene, non ho sentito mai più lo stomaco, insomma, mi sono sentito bene perché non mi ho fatto spostare, anche dagli amici, andiamo a prendere questo, basta, no grazie, non voglio niente. Non mi ho fatto spostare, insomma, e penso che con questo sistema di vita potrebbe allungarci qualche po' di vita.